Ciao, io sono Fukurumi e vi do il benvenuto in questo nuovo video. È la prima volta che faccio un video tutorial / cosplay progress di questo tipo, per cui qualsiasi commento, suggerimento, critica costruttiva che possiate avere, se me la lasciate nei commenti ve ne sarei estremamente grata. Detto ciò, vi lascio al video su come ho realizzato il libro di Barbara di Genshin Impact. Prima di tutto ho creato una struttura stampata in 3D, in modo che fosse resistente. Ho modellato quindi un rettangolo cavo, avendo già in mente di inserire all'interno l'interruttore per il LED. Ho poi voluto dare l'impressione del bordo delle pagine, con le mie conoscenze ancora basilari della modellazione 3D. Ci sono voluti più tentativi, ma alla fine ho ottenuto ciò che volevo. Ho anche usato delle reference prese direttamente in game per rendere il tutto delle giuste proporzioni. Potete vedere anche già l'incavoton dall'interno, in cui andrà la calamita che terrà il libro chiuso. Ho estruso i bordi per creare la copertina, e il coperchio anche se poi non mi è servito. Sono quindi passata a Illustrator per creare i pattern di tutti i decori della copertina. Alcuni li farò in foam, altri li stamperò in 3D, come vi mostrerò tra poco. Ho usato colori diversi per evitare di confondere i vari pezzi. Poi di nuovo su Fusion per modellare i pezzi da stampare. Riprendiamo la reference per modellare anche i pezzi che non fanno parte del corpo principale del libro. Ora è tutto pronto per passare alla creazione vera e propria del libro. Sfortunatamente la prima stampa del corpo non è andata a buon fine e si è fermata giusto dopo l'ultimo layer del bordo della copertina inferiore, per cui ho deciso di usarlo come coperchio. Per le parti in foam ho usato quello da 5 mm. Ho semplicemente stampato il pattern su carta, l'ho ritagliato, ricopiato sul foam e infine tagliato. Qui vedete una piccola anteprima di come verrà alla fine. Sono poi passata alla mia cosa preferita, carteggiare. Ovviamente sto scherzando. Comunque ho carteggiato tutti i pezzi stampati con una levigatrice a mano, li ho fissati con dello scotch di carta a dei pezzi di XPS e li ho ricoperti di stucco riempitivo spray. E si ricarteggia di nuovo, prima grano 80, poi 100, poi 180, 240, 500 e per ultima 600 bagnata. Ovviamente ho ripetuto il processo con tutti i pezzi. Bagnetto per togliere qualsiasi eventuale residuo di polvere. Adesso passiamo alla gemma. Ho stampato in 3D la forma che volevo, l'ho ovviamente carteggiata, stuccata e ricarteggiata di nuovo. Poi ho creato questa gabbia di XPS e ho colato il silicone bicomponente. E voilà, abbiamo il nostro stampo in cui colare la resina. Tornando un attimo alla struttura del libro, ho voluto usare una tecnica davvero usata nella rilegatura dei libri, per cui ho messo un pezzo di stoffa sulla costa per far sì che la copertina si aprisse e chiudesse con facilità. L'ho incollata alla costa e alle due parti stampate che formano le copertine e ho poi ricoperto tutte e tre le parti in foam, 3 mm per le copertine e 5 mm per la costa. Qui si vede il coperchio che in realtà è stampato a metà, ma tanto all'interno non lo vede nessuno. Altra prova con i pezzi pronti fino a quel momento. A questo punto ho incollato i decori in foam e ho finito quelli mancanti. Ho iniziato a dare il primer, io ho usato l'X-Flex, e poi il colore con gli acrilici a pennello. Il mio oro è molto pigmentato, ma ha anche bisogno di molte mani perché si veda bene. Infatti ho perso il conto di quante ne ho date. Ma torniamo di nuovo alla gemma. Purtroppo la resina nuova che ho comprato per questo progetto non è un granché, per cui si sono formate un sacco di bollicine sulla superficie a contatto con lo stampo. Mi sono perciò armata di santa pazienza e ho allargato un pochino tutti i buchetti con le forbicine da cucito, che tanto sono vecchie, storte e tagliano male, per cui non le uso praticamente mai davvero per il cucito.
Ho poi mischiato un pochino di resina e l'ho usata per riempire i buchi che avevo aperto, aiutandomi con uno stuzzicadenti per far uscire l'aria. Per quanto abbia funzionato, se dovesse ricapitare probabilmente userei uno spillo per fare questo lavoro. Sfortunatamente qui è dove vi racconto quello che ho fatto perché il mio vecchio telefono si è rotto e tutte le registrazioni che avevo fatto sono andate perse. In ogni caso ho aspettato che la resina si asciugasse e ho poi carteggiato con una carta vetro a grana 120, salendo poi a 240 e 500. E sono quindi passata al carteggio bagnato con grane 800, 1000, 1200, 1500 e 2000. Finito tutto il processo, ho usato questo colore per il vetro che ho ormai da anni, dandone molto attentamente 2 mani, arrivando infine a dare una mano di fissativo spray. Allo stesso modo, avendo finito di colorare tutto il resto dei pezzi, anche loro sono stati protetti con il fissativo trasparente lucido. Questi 2 pezzi non ve li avevo fatti vedere, ma sono le 2 bande laterali che tengono chiuso il libro. Sono fatte semplicemente in foam da 3 mm, termoformate sul libro, a cui ho dato il primer, il colore e il fissativo. Qui si trovano 2 calamite in corrispondenza di quelle che si trovano dentro al libro e servono per tenerlo chiuso. Ugualmente non vi ho ancora fatto vedere come è installato il LED. Ho sostanzialmente fatto un buco con il trapano, attraverso la copertina superiore e lo strato di foam che ci avevo incollato sopra, così che ci si possa incastrare questo ledino blu che è collegato molto semplicemente a questo interruttore a batteria tonda. Nulla di eclatante, è un circuitino molto semplice, ma mi dà sempre molto soddisfazione farli. Ho poi usato uno stencil per dipingere l'Hydrovision sul fondo della gemma. Ho tagliato un cerchio in plexiglass per tenerla sollevata e tra i 2 ho messo questa specie di carta da imballaggio, che è stata molto utile per diffondere la luce del LED. Arrivati a questo punto non ho veramente più scuse e devo per forza incollare tutto quanto. Per farlo ho usato della colla bicomponente a presa rapida. E questo è il prodotto finito. È stato un progetto molto lungo perché ci ho lavorato a spizzichi e bocconi da novembre dello scorso anno fino a oggi che è fine maggio, ma in ogni caso ci sono riuscita e devo dire di essere anche abbastanza soddisfatta di come è venuto. E quindi siamo arrivati alla fine. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e vi chiedo se potete di lasciare un like, un commento e magari anche di condividere il video, perché tutto ciò mi permetterà di crearne altri sui miei prossimi progetti. Se non sapete cosa commentare vi chiedo di lasciare un emoji che rappresenti il vostro cibo preferito. Io in questo sono una persona abbastanza banale e per me è la pizza. Vi ricordo anche che in descrizione trovate tutti i link ai miei social, anche quelli non legati al cosplay. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fino a questo punto e spero di rivedervi nel prossimo video. Vi auguro una buona giornata e ricordatevi che il mondo ha bisogno di cose finite, non di cose perfette. Ciao. Detto ciò, ecco a voi il modo... Come tagliarsi le denti? Il modo di allontanarsi da questa vita. In ogni caso, ho aspettato che la resina si asciugasse e ho carteggiato tutto con una grana a... ho carteggiato con il grana. Sfortunatamente qui è dove vi racconto quello che ho fatto perché il mio telefono si è rotto. Spavento Gesù Cristo. C'è Pulpina, che paura. E quindi siamo arrivati alla fine. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e vi chiedo se potete lasciare un link. Perché?